Ciao a tutti, oggi sono qui per spiegarvi le differenze tra le varie tipologie di forbici e le loro caratteristiche. Partiamo con quelle che sono le forbici da taglio di precisione. Quando dovete scegliere la corretta forbice per lavorare sulle sezioni e quindi nel mondo del taglio di precisione, dovete prima di tutto considerare la lunghezza delle lame. Questo è un fattore molto importante perché sarà il fattore determinante nel garantirvi il giusto grado di precisione e di comfort quando andate a lavorare quotidianamente all'interno del vostro salone. La scelta delle lame è molto semplice, non deve mai superare, per il mondo del taglio di precisione, la seconda falange, o meglio la può superare ma non di molto. In questo modo avrete sempre una distanza ottimale tra le mani e il punto di taglio della vostra forbice, garantendovi così un pieno controllo dello strumento. Quindi la prima cosa da fare quando scegliete le vostre forbici è misurare in questo modo le lame che state per acquistare. Se non superano di molto la seconda falange, bene, quelle sono le forbici giuste per voi per lavorare sulle sezioni e quindi nel mondo del taglio di precisione. Ma questa non è l'unica differenza tra le varie tipologie di forbici. Abbiamo anche differenti tipologie di impugnature che vanno da una forbice straight, retta, a una forbice offset, completamente decentrata, a una forbice semi-offset, come quella del nostro modello Ultimate. Quali sono le caratteristiche delle differenti tipologie di manicatura e qual è quella giusta per voi? Bene, partiamo dalle offset. Le offset complete sono molto funzionali per il taglio pettine forbice, ma non sono allo stesso modo così funzionali quando andate a lavorare sulle vostre sezioni a causa del fatto che il secondo occhiello sia estremamente decentrato, rendendo così un pochino scomodo la postura delle mani sulla vostra forbice. Nascono così le semi-offset, tipologia di manicatura intermedia tra una forbice retta, che utilizziamo esclusivamente per le forbici da sfoltire, nel nostro caso, e appunto una offset completa. Bene, le semi-offset presentano delle caratteristiche intermedie, non decentrando così tanto l'occhiello che va inserito che inseriamo all'interno del pollice, garantendoci così una perfetta stabilità anche nelle posture della forbice non convenzionali, come questa. La scelta del semi-offset vi garantisce quindi un'ergonomia maggiore, scaricando così le articolazioni come il polso, ma anche le dita, dallo stress quotidiano dell'utilizzo delle forbici. Ma questa non è l'unica caratteristica che dovete tenere in considerazione quando acquistate le vostre forbici. Bene, finora abbiamo parlato di forbici per il taglio di precisione, che presentano non solo delle differenti lunghezze nella scelta delle lame. Nel mio caso io utilizzo una 5.0 perché ho le mani molto piccole. Qualora avessi delle mani molto più grandi potrei andare a utilizzare anche la nostra Ultimate 5.5, ma non è il mio caso. L'altra scelta che dovete tenere in considerazione è per quale utilizzo sto acquistando le mie forbici. Bene, se per il taglio di precisione abbiamo visto che l'impugnatura semi-offset è quella più confortevole per il lavoro quotidiano, la scelta delle lame quindi ricade su una lama abbastanza stretta comparata con una forbice da pettine forbice o da texture o da taglio sui capelli asciutti. Bene, queste sono le due grandi macro categorie di forbici. Forbici per il taglio di precisione presentano una lama abbastanza stretta, affusolata e non larga in quella che viene chiamata pancia della forbice. Questo ci permette un taglio estremamente duro e netto, ideale per appunto il taglio di precisione. Quali sono le caratteristiche invece di una forbice per il dry cutting, taglio su capelli asciutto, il texturing, la creazione delle tecniche di texture o scissor over comb, cioè pettine forbice? Presentano delle lame molto più ampie. Come potete notare, comparate con la nostra Ultimate, l'Utility presenta una lama con una pancia molto ampia, che permette così un taglio più dolce e soprattutto un filo, una filatura più ampia che resiste meglio all'utilizzo della forbice sui capelli asciutti, che sono più duri dei capelli bagnati e che quindi vanno a intaccare maggiormente il nostro filo, la nostra filatura. La scelta di una lama più ampia è quindi indicata per questa tipologia di utilizzo, garantendoci così, come appunto detto, un taglio più morbido, una lama più ampia che resiste meglio all'utilizzo prolungato su capelli con un tasso di durezza più alto rispetto ai capelli bagnati, cioè ai capelli asciutti, rendendole così utili per tutta questa serie di tecniche che vi ho appena spiegato. Come andare a mantenere quotidianamente le vostre forbici all'interno del salone? Bene, da produttori di forbici un consiglio che ci teniamo a darvi e che non vi verrà quasi mai dato da nessun'altra casa produttrice: la corretta manutenzione quotidiana delle vostre attrezzature. Bene, volete
raddoppiare o anche, perché no, triplicare la vita, la durata delle vostre forbici all'interno del salone, cosa dovete fare? Armatevi di un pezzo di carta, uno Scottex, e una oil pen, una penna per l'olio o anche solo un boccettino di olio. Ogni qualvolta iniziate il servizio, pulite e rimuovete i residui dal taglio precedente con un pezzo di carta. Ogni taglio che andate ad effettuare dovrà essere effettuato su forbici ben lubrificate. Perché si dovrebbe utilizzare una goccia, una piccola quantità di olio prima di iniziare ogni taglio? Bene, perché le lame, per far sì che taglino i capelli, devono sfregare perfettamente fra loro. Questo continuo sfregare produce calore, attrito, che va a ledere il filo delle vostre forbici. L'olio lubrifica sia per le forbici sia per le macchinette, garantendovi così una durata molto superiore del vostro strumento nell'arco del tempo. Abbiamo parlato di lame che sfregano tra loro? Bene, come andare a ottimizzare l'utilizzo del vostro strumento attraverso il meccanismo di regolazione della tensione. Abbiamo differenti tipologie di meccanismi di regolazione della tensione. Noi preferiamo per le nostre forbici quelli piatti e non quelli particolarmente esposti. Perché? Perché sostanzialmente quando lavoriamo con la nostra forbice sulla creazione di un perimetro, se abbiamo un meccanismo di regolazione della tensione particolarmente esposto, potremo andare a sbattere contro il pettine durante la creazione di una linea. Questo è l'unico motivo per cui abbiamo scelto di applicare un meccanismo della regolazione della tensione estremamente piatto. Come va regolata la tensione delle vostre forbici quotidianamente? Bene, impugnando le forbici in questo modo potete capire il giusto grado di tensione delle vostre lame semplicemente scuotendo la vostra mano senza inserire il pollice. Se la forbice non si apre, vuol dire che la tensione tra le due lame è ottimale. Ovviamente non dovete eccedere nello stringere troppo le vostre lame perché altrimenti si produce il risultato opposto, quindi un attrito che aumenta in maniera vertiginosa e un filo che andrà a durare molto meno. Ma sicuramente non dovete avere delle lame con questo grado di tensione, cioè un grado di tensione pressoché nullo che al primo movimento porta le lame a distaccarsi tra loro. E perché è importante? Perché se noi abbiamo il giusto grado di tensione, le lame, andandosi a chiudere, combaceranno perfettamente tra loro, evitando che la lama mobile vada a fare un movimento flottante. Bene, queste sono tutte le caratteristiche e le conoscenze necessarie per mantenere e scegliere correttamente il vostro paio di forbici. Ci vediamo al prossimo video.